Ciao e benvenuti in una nuova puntata di Beato tra gli orologi. Siamo alla seconda puntata del nostro nuovo format nel quale guardiamo assieme qui nella nostra stanza degli orologi i cataloghi su internet perché andare in giro non ci piace. No, scherzi a parte, è un modo per valutare, commentare, guardare assieme un po' quello che succede nel mondo dell'orologeria e cosa c'è di meglio di un catalogo o comunque il sito internet di una maison per vedere le novità, ma anche come si presenta la maison, i prezzi, insomma tutto ciò che è possibile capire di una determinata marca. E in questa seconda nuova puntata andiamo a guardarci il catalogo di Tudor. Senza perdere altro tempo andiamo a guardarci il nostro bel catalogo. Tudor comincia con la presentazione del Pelagos 39, che è una delle ultime novità di Tudor, tra l'altro molto interessante e molto apprezzata. Ne abbiamo già parlato in una precedente puntata e diciamo che l'unica nota negativa per alcuni appassionati è il titanio, perché il titanio negli orologi sportivi di lusso è sempre visto con un po' di sospetto, perché è leggero, perché siamo abituati all'acciaio, insomma. Pelagos 39. Tudor tra l'altro è sponsor di una squadra di ciclismo. Da ultimo nuovi orologi 2022, ecco qua, ci andiamo a vedere i nuovi orologi. Tudor insieme a Longines si è un po' rivelata essere una grande maison di ingresso nel mondo del lusso. E abbiamo il Pelagos da 39, come dicevamo, in titanio. Il Tudor Ranger anche è stato molto apprezzato, per un periodo erano anche orologi, ancora oggi sono orologi, quelli di Tudor, un po' difficili da trovare. E poi il Pelagos FXD, grande amore, grande passione soprattutto sul nostro gruppo Telegram, orologio che è praticamente introvabile attualmente il 2023, perché questo orologio ha fondello, come potete vedere, l'incisione. Ecco, sul sito Tudor appare proprio l'incisione 23. In realtà nessun commerciante pare ancora ne abbia avuti, almeno in Italia e almeno da quelle che sono le notizie che abbiamo noi. Attualmente in giro ci sono i 21, che sono rarissimi perché in pratica ne hanno consegnati soltanto per un mesetto, e consegnandone praticamente uno all'anno per concessionario potete capire bene qual è la rarità di questo orologio. Ci sono alcuni 2022, 2023 che addirittura qualcuno dice potrebbe essere l'anno di uscita di produzione di questo orologio, ancora non ce ne sono. E anche in questo caso, forse come il 2021, che è la prima serie di Pelagos Fixed, il 2023 potrebbe essere l'ultima serie e quindi con il suo valore collezionistico. Io l'ho provato a polso in boutique ed è un orologio che mi è piaciuto tantissimo. Non è piccolo, però è molto moderno, è uno strumento moderno. Ceramica opaca, quadrante opaco, indici e sfere snowflake tipiche della tradizione di Tudor. Al polso veste davvero molto bene, anche sul mio polso esile, perché l'ho trovato un orologio strumento, insomma. Non è un orologio con cui uscirci la sera, è un orologio che svolge le sue funzioni. Tra l'altro il cinturino in gomma, questo qui, mi è piaciuto tantissimo, è veramente bello. E secondo me è molto centrato come tipo di orologio. 4.110 euro, ma 4.110 euro a trovarlo. Un altro orologio molto bello, il Pelagos Mancino. Anche lui, secondo me, un po' come tutti i mancini, un orologio che ha un valore collezionistico tutto suo, perché sono degli orologi particolari, sono degli orologi che non si vedono normalmente al polso degli appassionati. È comunque un orologio che non è semplicissimo trovare in concessionario, anche lui insomma ha i suoi tempi di attesa. A me piace molto, chiaramente è un Pelagos, anche lui in titanio, ha le sue dimensioni e anche abbastanza spesso, trattandosi di un Pelagos, ma in quanto tale è anche molto tecnico. È un orologio da 500 metri di impermeabilità, datario rosso tra l'altro, non ricordo se ha datario rosso, cioè con i numeri del mese pari in rosso e i numeri dispari neri, come avviene per i datari roulette di Rolex, oppure è tutto rosso, non me lo ricordo sinceramente.
qui fa vedere soltanto il 28, il 14, ditemelo nei commenti, io non me lo ricordo, però se fosse roulette io credo che sia tutto rosso, ma se fosse roulette insomma ha la sua particolarità. Poi abbiamo il Pelagos blu, vediamo se nelle specifiche ci dice vetro zaffiro, datario Aure 3, è un 42 mm, lo spessore non lo dice, però se non ricordo male siamo sui 16 mm più o meno. Comunque è un diver tecnico e insomma non gli si può chiedere certamente eleganza. E questi sono i Pelagos. Sto cercando i Pelagos? No, sto cercando un po' tutto quello che offre Tudor. Tra l'altro Tudor offre anche degli elegantini. Ecco, qui abbiamo il Black Bay Pro, molto amato, anche se lo spessore ha fatto discutere, Black Bay GMT, molto amato, anche se i suoi chiarissimi riferimenti al root beer di Rolex hanno fatto discutere, Black Bay Chrono, invece molto apprezzato. Andiamoci a vedere il Black Bay Chrono. Eccoli qua. A me quadrante e champagne sinceramente non piacciono, lo dico senza nessun problema, non mi piacciono i Rolex, non mi piacciono i Tudor, difficilmente mi piace un quadrante champagne che mi dà un po' troppo di anni 80, però ha la sua particolarità, a tanti piace. Di questa linea nuova Black Bay Chrono, allora ci sono due cose che non mi piacciono. Il quadrante bianco, un po' troppo piatto, un po' troppo poco premium, possiamo dire. E poi ha quegli indici tondi tipici di un diver con le sfere snowflake di Tudor, insomma lo vedo un po' troppo pieno di elementi diversi tra loro. Altra storia però, lo stesso quadrante mi piace molto in versione reverse panda, così chiamato, ovvero nero con i subcontatori bianchi, perché lo trovo molto cattivo, molto rock. Lo trovo molto bello, tra l'altro ci sono delle foto, questa in particolare mi è sempre piaciuta tantissimo, che fa vedere anche con questi riflessi del sole quanto è bello, quanto è particolare questo orologio. E ad averci il polso, trattandosi anche lui purtroppo di un 42 mm, lo avrei preso senza nessun dubbio. Un orologio secondo me centrato, che ha con questo contrasto anche con la lunetta in alluminio nera, ha tutti gli elementi che in un crono secondo me possono piacere. Lo trovo davvero molto molto accattivante. E poi con il rosso, non so perché, forse perché richiama gli elementi rossi all'interno del quadrante, è ancora meglio. Comunque eccolo, in questa foto si vede tutto lo stile vintage, ma anche tutta la robustezza e il tecnicismo di questo orologio. Mi piacciono le forme, mi piacciono i biselli, mi piace il bracciale rivettato, anche se sono finti, chiamiamoli così, perché i rivetti in questo caso sono degli elementi realizzati con una macchina, insomma non sono dei rivetti che servono a tenere le maglie del bracciale, ma va benissimo, insomma, pensare che si debbano utilizzare i rivetti nel 2023 sarebbe assurdo, però gli hanno voluto dare questo aspetto, c'è chi lo apprezza, c'è chi no, ma devo dire che nel complesso a me piace davvero molto. Ripeto, fosse stato un po' più piccolo, con delle dimensioni in generale più contenute, lo avrei già preso. Questo qui in versione nera. E poi Tudor ci offre anche, io volevo andare a quelli che sono più elegantini di Tudor, perché sono anche quelli meno conosciuti, meno apprezzati. Ecco qui, Black Bay da 31, 36, 39, che però molto spesso offrono invece un ottimo everyday watch, ottime alternative ai soliti braccialati in acciaio, però qua Tudor è proprio fissatissima con l'acciaio oro, tra l'altro oro che non è massiccio, anche perché a questi prezzi non potevamo aspettarci certamente oro massiccio, se non le lunette sono in oro massiccio, ma i bracciali sono incamiciati, quindi non sono placcati che hanno un leggerissimo strato, no, hanno un'incamiciatura della maglia che è anche molto spessa, quindi insomma è un lavoro ben fatto, il prezzo naturalmente ne tiene conto, non sono orologi che costano poco. Comunque, volevo vedere il 36, quindi classica dimensione, stile Rolex, classica dimensione di un everyday che va sempre bene in qualsiasi epoca, ma lo volevo vedere in acciaio e non in acciaio e oro, ma come potete vedere anche voi è molto difficile andare a trovare. Questo qui è Steel Gold, vediamo se ho la possibilità. Oh, eccoli qua, Black Bay
non stile God, eccoli qua. Oh, belli, 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 con tante varianti, cinturino in pelle, nato, quadranti blu, quadrante rhodium, questo qui color acciaio, a me piace davvero molto, magari lo vediamo che ha 36 mm, anche il blu con queste varianti di cinturino è molto bello, mi piace molto. Comunque questo qui è il Black Bay 36 Everyday Watch, 3.210 euro, che reputo davvero un ottimo orologio per tutti i giorni, un ottimo orologio per lui e per lei. Mi piace davvero molto. Il prezzo vedo che è aumentato un bel po', 3.210 euro sinceramente iniziano ad essere tantini, anche perché questo orologio non ha un movimento Kenissi, quindi un movimento di manifattura Tudor, ma ha ancora un'ETA, come potete vedere anche dalla dicitura ad ore 6 dell'orologio, questo rotor self-winding tipico di quando i Tudor incassano e incassavano ETA anche nei modelli Black Bay. Però ecco un orologio che reputo davvero in linea, magari si prende con sconto, ecco 2.800 euro, 2.700, 2.800 euro, forse qualcosa anche meno, potrebbe essere davvero un ottimo best buy, come direbbe il mitico Andrea Galeazzi, che seguo da quando ero un bambino o quasi. E poi ci sono anche i Tudor Royal, che forse non tutti sanno erano nati per il mercato asiatico. Infatti sono un po' particolari, sono dei 41 mm, furono lanciati ad Hong Kong, ma oggi sono anche molto apprezzati dal mercato europeo. Prima di arrivare al Royal, però, forse non tutti conoscono il 1926, un Tudor un po' heritage che però ha un quadrante molto particolare, un'ottima alternativa al Black Bay, più elegante e meno sportivo del Black Bay da 36 che abbiamo appena visto, quadrante in pratica un po' anni 60, come potete vedere anche voi, indici arabi alternati a indici invece classici, tipicamente anni 60, bracciale un po' chicchi di riso per così dire. Ecco, questa è un'ottima alternativa, un po' più elegante, ma comunque un everyday braccialato soprattutto. E il 1926 l'abbiamo visto. Tudor Royal, eccolo qua, ultimo della lista, ma immagino non per importanza, anche lui ha tante versioni, ma in particolare vi faccio vedere la versione di punta 41 mm day date con il giorno della settimana, tipicamente in inglese, non in tutte le lingue come il day date di Rolex, che però costa anche circa 20 volte questo più o meno. Ma comunque 2.470 euro per un day date da 41 mm quadrante blu indici romani, in pratica quello più venduto, e questa secondo me è una grande alternativa a tanti altri orologi. Eccolo qui, con questo maglioncino rosso secondo me gli hanno fatto fare la foto con tutti gli orologi a questo col maglioncino rosso. Lo abbiamo visto in una recensione, a me è piaciuto molto, un filo troppo grande, però c'è da dire anche un'altra cosa, che è vero che è un 41 mm, è vero che è un integrato, ma c'è da dire che proprio per questo motivo non ha le anse lunghe, è molto contenuta la cassa sul polso, quindi 41 mm mi piacerebbe un filo più piccolo, ma proprio per raggiungere la perfezione, ma così, già così, secondo me è un ottimo orologio, anche lui davvero molto molto centrato, e in più offre una complicazione che pochi altri offrono, soprattutto a un prezzo di listino di questo tipo. E poi Tudor offre anche tanto altro, ve ne faccio vedere uno in particolare, abbiamo parlato anche di lui in una recensione dove vi ho spiegato che non è un orologio che Tudor ha tirato fuori dal cilindro perché all'improvviso è impazzita. Questo qui è il rifacimento di un prototipo, un vero prototipo, che venne realizzato per la US Navy negli anni 70, se non ricordo male. Un prototipo che però non venne mai messo in commercio neanche per l'impiego militare, ma che Tudor, ritrovando come disegno tra i cassetti delle, non so, sto inventando, ma comunque ha deciso di riproporlo così com'era, con la sicura a ore 12 per non far muovere la ghiera, e insomma con gli stilemi di quello che era il prototipo degli anni 70, un orologio molto particolare perché in realtà nasceva
esclusivamente per i polsi dei Marines della US Navy. Insomma, qualcosa da valutare secondo me per gli appassionati di storia, per gli appassionati degli orologi militari. Insomma, anche questa volta, anche a questo giro, Tudor non delude. Diciamo che sono orologi che conosciamo un po' tutti, ne parliamo spesso, se ne parla spesso perché ormai rappresenta una validissima alternativa a tante altre maison, però c'è da dire anche che è un'alternativa centrata e che secondo me insieme a Longines, a partire da un paio d'anni fa e per il futuro, si farà grande spazio tra i gusti degli appassionati, anche dei neofiti che magari vogliono avvicinarsi all'orologeria di lusso senza spendere un patrimonio, ma comunque ottenendo degli ottimi contenuti tecnici. Quindi questa nuova puntata di Beato tra gli orologi finisce qua. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e quali altre maison vorreste commentare insieme a me. Noi ci vediamo invece in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!